Il protagonista dell'intervista di oggi è nato nel 1989 a Brindisi, ha studiato a Bari e oggi vive in Irlanda, dove lavora in una delle aziende più ambite al mondo, Google. Oggi parleremo con lui delle domande più frequenti sul percorso come software engineer, della sua esperienza personale e poi risponderemo alle domande che voi avete condiviso tramite Instagram. Ecco a voi l'intervista a Marco Suma. Ciao Marco, Ciao Gaia, ciao. come va? Bene, benissimo, alla grande. Tu? Bene, bene. Sei in ufficio? Sì, sì, sono in ufficio. Ci fai dare una sbirciata nella stanza dove ti trovi? La stanza è abbastanza piccola, cioè, mi dispiace, non c'è niente di speciale qui, però ti assicuro gli uffici Google sono fantastici. Allora Marco, grazie mille per il tuo tempo oggi, che tra l'altro è domenica quando stiamo registrando questo video, quindi grazie. Volevo chiederti per cominciare di descriverci in breve il tuo percorso accademico e professionale. Ho iniziato e terminato i miei studi a Bari, al Politecnico di Bari. Ho scelto di studiare ingegneria informatica. Nel 2011 ho conseguito la laurea triennale e nel 2014 ho terminato gli studi di laurea magistrale. Avevo già iniziato a lavorare a Bari presso una piccola azienda durante il mio percorso accademico, quindi di conseguenza nel 2014, finiti gli studi, ho deciso di lasciare Bari per andare a Milano. E a Milano ho vissuto per 2 anni e ho lavorato presso delle banche come consulente informatico. Alla fine di questa esperienza, nel 2016, ho deciso di lasciare l'Italia, lasciare Milano per andare a Dublino e lavorare come software engineer presso Amazon. In Amazon ho avuto una bellissima esperienza durata 3 anni e poi l'anno scorso, a settembre, sono arrivato a lavorare come software engineer presso Google, sempre qui a Dublino. E di cosa ti occupi adesso in Google? In Google lavoro in un team che si chiama Trust and Safety. Questo team si occupa di fight abusing. Fondamentalmente il mio team lavora con degli analisti che si occupano di monitorare e bloccare quei comportamenti anomali di account che non rispettano le policy di Google. Quindi il mio team, come software engineering team, si occupa di costruire dei tool, di automatizzare il processo per prevenire questi comportamenti. Quali sono alcuni possibili sbocchi professionali per chi studia ingegneria informatica? Studiare ingegneria informatica apre tantissime opportunità. La più semplice è quella di scegliere di lavorare presso un'azienda IT. La parte più bella di questo mestiere è che, pur avendo la stessa opportunità di lavorare presso una qualunque azienda IT, quello che fai dentro l'azienda può cambiare, cambia radicalmente a seconda di che tipo di mestiere, che tipo di prodotto sul quale lavori. Per esempio, quando ero in Amazon lavoravo con tecnologie cloud, quindi lavoravo per Amazon Web Services e ho imparato alcune skill che erano completamente diverse da quelle che facevo a Milano. A Milano invece lavoravo presso delle banche e quindi ho imparato a costruire e disegnare software adatto a delle banche. La bellezza di questo mestiere è che apre diversi orizzonti, non solo qualora si scegliesse di lavorare presso un'azienda, ma anche qualora si scegliesse di mettersi in proprio. Si sentono tante storie di ragazzi che studiano ingegneria informatica e poi decidono di aprire una propria startup, creare un nuovo servizio online che poi magari diventa anche famoso, vedi Facebook, no? Uno a caso. E per chi è interessato magari a capire se fa per lei o per lui, diciamo, un Mhm. percorso da software engineer, secondo te quali sono tre competenze fondamentali per lavorare in questo settore? La prima più importante che mi viene in mente è ovviamente la passione per le materie tecniche, ma soprattutto un ingegnere informatico di successo è una persona che ha anche voglia di inventare, creare qualcosa di nuovo, cosiddetto problem solving, no? C'è un problema, l'ingegnere tipicamente affronta il problema per risolverlo senza girarlo. Quindi quella è sicuramente la skill più importante. Poi bisogna avere una passione per lo studio. Si studia molto, si studiano molto le materie tecniche, si studiano molto discipline scientifiche, ovviamente, fisica, matematica. La terza skill importante è l'essere curiosi.
Mm. fatto di porsi domande senza imparare le cose a memoria, no? L'università per me deve essere il trampolino di lancio per allenare la mente a capire come funziona un qualcosa facendosi delle domande. Mhm. Adesso io guardando il tuo profilo LinkedIn, nella sezione delle certificazioni o dei corsi ho visto una sfilza di cose e quindi mi chiedevo, ma per lavorare come software engineer comunque in un'azienda tanto ambita come Google, quanto è importante continuare a studiare anche dopo la laurea? Assolutamente fondamentale. La maggior parte delle persone qui ha un percorso di studi molto importante che probabilmente non si è fermato con la laurea magistrale, ma è continuato con un dottorato. Quindi la preparazione tecnica per entrare in un'azienda come Google è assolutamente fondamentale. È la prima cosa che viene verificata. Quindi la conoscenza teorica e ovviamente in queste aziende si può entrare come livello junior, quindi senza esperienza lavorativa, o come livello un po' più senior con esperienza lavorativa. Quindi l'esperienza lavorativa è relativa, no? Rispetto a che cosa stai aspirando. Per me il punto principale è avere la passione per quello, per le materie tecniche, per l'ingegneria informatica, ma soprattutto avere una buona preparazione scientifica. Io non ho fatto il dottorato, però durante il mio percorso universitario ho lavorato molto con la ricerca. Ho delle pubblicazioni scientifiche che riguardano delle tematiche di machine learning and image processing. Per farti un esempio, a oggi il tuo telefono può essere sbloccato guardando la telecamera, no? Quello si chiama face recognition. Il fatto di studiare e di approcciarsi alle materie in maniera scientifica, con delle pubblicazioni scientifiche, sicuramente ha aiutato molto. Allora, non voglio soffermarmi troppo sul fatto che lavoro in Google, però diciamo che innanzitutto è una delle aziende più ambite del mondo, poi per chi vuole lavorare come software engineer è un po' il non plus ultra o comunque tra le aziende più ambite sicuramente del settore. Quindi la prima domanda, che non è la mia, ma è di un ragazzo che ci ha scritto su Instagram, è come si fa a lavorare in Google? Bella domanda, risposta, Facile. risposta non facile. Sicuramente la cosa più importante è la voglia di mettersi in gioco, la voglia di lasciare il posto magari a cui si è affezionati per scoprire nuovi orizzonti, no? Nel caso di Google in Italia non ci sono posizioni aperte per software engineer, quindi sicuramente la prima sfida è quella di essere disponibili, essere pronti a lasciare il proprio paese. La seconda cosa più importante che bisogna avere per provare a entrare in Google è una buona conoscenza della parte teorica del ruolo di software engineering. Google punta molto in alto per scegliere ingegneri di buon livello. Quindi il colloquio tendenzialmente è un colloquio abbastanza difficile, orientato a verificare delle nozioni teoriche. Un piccolo consiglio che posso dare è che Internet è assolutamente pieno di materiale per prepararsi a un colloquio presso Google o presso altre aziende di simile rilevanza. Andate su YouTube e cercate come affrontare il colloquio per software engineer e troverete un sacco di materiale. Il desiderio di queste grandi aziende è quello di attrarre talenti e non si attraggono talenti attraverso l'imbroglio, no? Cioè, nel senso, il processo di assunzione è chiaro, è limpido, perché in ogni caso durante la selezione, durante la fase del colloquio, le domande sono comunque domande abbastanza aperte, per cui si individua attraverso la risposta la competenza e la capacità di ragionamento del candidato. Quindi Mm. il fatto che ci sia del materiale a disposizione è un modo per prepararsi, ma in ogni caso la conoscenza e la competenza è assolutamente necessaria oltre alla preparazione. E poi ci vuole un pizzico di fortuna, ovviamente. Bisogna essere fortunati
nell'essere scelti per il colloquio e bisogna anche essere fortunati nel giorno del colloquio, perché ovviamente è una sfida, no? E quindi ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Altra domanda su Google. Guardandoti intorno, pensando ai tuoi colleghi, al di là della preparazione tecnica, eccetera, secondo te qual è una cosa che hanno in comune le persone che lavorano come software engineer in Google? Mi piace che tu mi abbia fatto questa domanda perché è proprio una cosa a cui pensavo ultimamente, riflettevo sui miei colleghi. Mhm. Una cosa che ho notato dei miei colleghi in Google è che sono tutti dei grandi appassionati di materie scientifiche e hanno tutti un hobby non necessariamente attinente all'informatica, ma un hobby che richiede delle competenze creative, qualcosa che riguarda l'inventare, no? Proprio l'altro giorno parlavo con un collega, lui ha costruito un comodino con una stampante 3D. Ha creato il modello lui, Sì, ha sì, sì. disegnato l'intero modello e poi l'ha costruito attraverso una stampante 3D. Per me è cioè, qualcosa di geniale, ma questo è soltanto un esempio. Attorno a me ci sono persone veramente in gamba che hanno la voglia e la capacità di inventare. Questo è sicuramente il fattore comune di tutte le persone in Google. Allora, ti faccio allora un'altra domanda che è arrivata sempre dalle persone che seguono Your Millennial Mentor su Instagram. Come hai deciso di fare i primi step, i primi passi in Italia o all'estero? Il mio percorso professionale è stato abbastanza graduale, no? Sicuramente la conoscenza dell'inglese all'inizio è stato un po' un limite, perché durante il percorso universitario il livello dell'inglese non era quello che è oggi, ovviamente. E approfitto ovviamente di questo racconto per appunto sollecitare chiunque a cercare di imparare l'inglese, approcciarsi alla lingua inglese quanto prima possibile. Credo che la poca conoscenza in inglese sia stato il fattore principale per questo tipo di percorso graduale, no? Perché, come ho detto all'inizio, ho studiato al sud, ho iniziato a lavorare al sud, e poi mi sono spostato a Milano e da Milano, dopo Milano, ho iniziato la mia esperienza all'estero. Quindi l'approccio verso la grande azienda è stato grazie, diciamo, questa raccolta di esperienza, no? Tu comunque sei partito da Brindisi e adesso io non so, insomma, quali fossero le prospettive che ti sono state offerte durante le scuole superiori o nella tua famiglia, eccetera. Però se tu dovessi dire qualcosa a magari ragazze e ragazzi che vengono dal sud, dove tendenzialmente si sente la presenza di meno opportunità che ad esempio città grandi come Milano, così come in Umbria, da dove vengo io. Cosa diresti? Tra l'altro ho affrontato questo argomento proprio al Politecnico di Bari. Il concetto rimane più o meno lo stesso di quello che ho detto in quell'occasione. Invito assolutamente i ragazzi a mettersi in gioco sin dal primo momento. Il primo segreto per cercare di avere successo è quello di costruire il proprio networking di gente che può aiutarvi. Il primo networking che si può costruire è all'università con dei professori. I professori hanno molta più esperienza degli studenti e quindi gli studenti devono approfittare di Mhm. quella lì. Quello è il primo consiglio. Studiare è assolutamente fondamentale, ma allo stesso tempo, come dicevo all'inizio, farsi domande, essere critici con se stessi e costruire il proprio networking aiuterà sicuramente. Non è vero che studiare al sud sia un aspetto negativo o un limite, anzi, penso che l'università al sud sia molto, molto, molto valida. E poi l'ultima cosa, come ho detto prima, inglese è assolutamente fondamentale, quindi Un'altra domanda dal pubblico. Si può studiare ingegneria informatica anche se non si è fatto il liceo scientifico? assolutamente sì. Anzi, credo che la preparazione scientifica, la preparazione del liceo scientifico o anche quella di un liceo classico sia più che buona per poi spostarsi verso una materia un po' più tecnica. Secondo me la chiave principale per affrontare l'università in maniera giusta è avere un buon metodo di studio, piuttosto Mhm. che
conoscere le materie in anticipo, quello che conta è avere un buon approccio allo studio, quindi saper studiare è importante, quindi assolutamente sì, va più che bene, anzi, secondo me è la strada migliore. Adesso ho un po' di domande a raffica. Mhm. Pronto? Ok? Un consiglio per chi è alla fine delle scuole superiori. In maniera assolutamente pragmatica, studiate l'inglese e poi non sottovalutate lo studio in generale. È assolutamente importante. Non per imparare la materia di per sé, ma per imparare a studiare. Interessantissimo, mi piace, imparare a studiare. Un Mhm. consiglio per chi è a metà di un percorso universitario. Come ho detto prima, costruite il vostro networking. Nessuno vi verrà a dire il giusto mestiere per voi, soltanto voi potete sapere qual è il giusto mestiere per le vostre skill. Quindi non stancatevi di fare domande, siate curiosi. Anche qui, in maniera molto pragmatica, iniziate ad utilizzare LinkedIn. Utilizzate LinkedIn, costruite il vostro profilo e magari contattate un po' di gente, fare domande, non c'è nessuna vergogna in tutto ciò. E adesso un consiglio per chi sta per affacciarsi al mondo del lavoro. Molto probabilmente la vostra prima esperienza lavorativa non sarà quella dei vostri sogni, quindi non soffermatevi su quella. Cercate sempre di mettervi in gioco e una cosa che in realtà vale per tutti e tre i casi, provate a vedere voi stessi nell'ottica di un anno, nell'ottica di 2 anni, nell'ottica di 5 anni e nell'ottica di 10 anni. Fate questo esercizio ogni anno, cercate di fissare i goal, cosiddetti goal a breve, medio e lungo termine. Questo vi aiuterà per cercare di capire dove state andando. Per esempio, non so, uno inizia a lavorare e vuole essere un software engineer, però dice in 5 anni vuole diventare manager. Il fatto di settare dei propri goal aiuta a scegliere la giusta direzione. Adesso tu hai raggiunto un sogno, un primo obiettivo, i tuoi goal, ma quando eri alla fine del liceo, cosa volevi fare da grande? Il pilota di aerei. Cosa è andato storto? No, alla fine del liceo le mie idee erano molto confuse. Volevo sicuramente continuare gli studi nel mondo dell'informatica e quindi per quello ho scelto l'ingegneria informatica, però non sapevo veramente cosa avrei potuto fare da grande. Mi piaceva l'idea di lavorare nel mondo dei videogiochi, di creare videogiochi, anche se alla fine non sono mai stato super appassionato di videogiochi, però era una cosa interessante che comunque non ho più fatto. Ma E non si poi sa mai. non si sa mai, esatto, esatto. E man mano l'idea durante l'università è emerso questo desiderio di lavorare presso delle grandi aziende e Google era ovviamente il sogno perché era sempre quell'azienda che veniva menzionata come l'azienda che aveva inventato quella nuova tecnologia o l'azienda che aveva pubblicato quella ricerca scientifica su come quell'algoritmo funzionava. Quindi c'era sempre questo nome di Google e poi man mano ho iniziato ad interessarmi su quale fosse la cultura dell'azienda. Quindi l'interesse di lavorare presso Google, presso comunque diciamo, una grande azienda IT, è cresciuta anno dopo anno. Quindi te dopo la laurea, da grande volevi fare il software engineer in Google. Sì, 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 sì. Ok. E adesso? Adesso, Eh, adesso che sono in Google, il mio sogno è quello di fare qualcosa di importante in questa azienda. Il mio obiettivo, diciamo, il mio goal, come dicevo prima, è quello di fare qualcosa di straordinario in questa azienda. Poi non so se succederà, ma intanto cerco di settare la barra delle aspettative alta, no? Dopodiché mi piacerebbe avere un ruolo più manageriale, non so se in Google o in un altro posto, però ecco, vedo il Marco fra 10 anni un po' più coinvolto in aspetti manageriali piuttosto che puramente ingegneristici. E se qualcuno volesse contattarti, magari farti altre domande oppure saperne di più sul tuo percorso, quali sono i tuoi contatti, dove ti possiamo trovare? Sì, sono il contatto più
più adatto per questo è LinkedIn. Sono su LinkedIn, cercatemi Marco Suma, è molto semplice. Sono anche su Facebook con lo stesso nome e su Instagram stesso nome, quindi direi che assolutamente potete contattarmi, farmi qualsiasi domanda, più che volentieri risponderò. Bene, Marco, grazie mille, grazie ancora per il tuo tempo e in bocca al lupo per i tuoi prossimi passi, ma secondo me, come dire, sei nella direzione giusta. Vai. Grazie a te, Gaia, sei stata gentilissima, è una bellissima iniziativa, ti ringrazio molto. Grazie, magari ci vediamo a Dublino, dai. Ah, ovvio, Prima o poi. ovvio. Grazie, ciao. 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 Ciao.